Ed Warner, 11 settembre. Tu, corri nella hall, Marco! Muoviti! Tu, sveglia, corri! Siamo tutti là! Dannazione! Mai che si possa dormire in pace in questa città maledetta. Un po' per il caldo, un po' per il rumore delle bombe. Difficilmente si riesce a riposare più di qualche ora a Beirut. Non vedo l'ora di tornarmene a Roma e recuperare tutte le ore di sonno perse in questi mesi. Se solo penso a quanto ardentemente avevo bramato di venirci. Non potevo certo immaginare di vivere i momenti peggiori della mia carriera. Esco da quella camera puzzolente, scendo dalle scale e mi stupisco per non aver incontrato nessuno. Solitamente i corridoi sono continuamente battuti dal personale dell'albergo in cerca di mance in valuta pesante. Nessuno in vista. Comincia a farsi strada il fastidio per essere stato così violentemente svegliato a causa di una dannata e inutile esercitazione. In lontananza mi sembra di cogliere un indistinto brusio. Accelero il passo. Stai a vedere che mentre dormivo la sbornia è finalmente successo qualcosa di grosso. Sicuramente avrei dovuto chiedere delucidazioni ad Hans, il crucco. Entrando nella hall, le mie supposizioni hanno trovato conferma nella folta schiera di persone disposta alla belle meglio di fronte al televisore. Devono essere entrati dalla strada, perché non ci sono solo i clienti dell'albergo. Di fronte allo schermo sembra esserci tutta Beirut. Deve essere successo veramente qualcosa di grosso. Finalmente! Potrebbe scapparci un servizio decente, addirittura qualche premio prestigioso. Potrei fare il botto. Forse sono di fronte a quella svolta per la mia carriera cui ambisco da anni. Nonostante la massa, non fatico a avvicinarmi al 32 pollici. La gente che mi sta intorno sembra come inerme, perplessa, sbigottita. Non devo sgomitare molto per raggiungere la sagoma possente di Hans, l'inviato del Wild, il più importante quotidiano tedesco. Finalmente sei arrivato! Il suo rimprovero è un sussurro sgrammaticato. Poi mi indica il televisore. Vedo un palazzo in fiamme, ma non riconosco nessuno dei centri del potere di Beirut. Cosa cazzo sta succedendo? Chiedo spiegazione al collega Mangiacrauti. World Trade Center, riesce solo a mormorare. Stento a crederci e rimango sbigottito dal mio stesso silenzio. Eppure è proprio quello. La mente vola a un viaggio fatto un paio di inverni fa con Alice, la mia ex fidanzata. Proprio a pochi passi da lì avevamo comprato hot dog da un ambulante. Esattamente ai piedi di quei due giganti eravamo rimasti naso all'insù a osservare uno dei pochi miracoli compiuti dall'uomo in un secolo breve e insipido. Mi cresce un groppo in gola. Mi guardo attorno e non devo essere il solo. All'improvviso come un'ombra sullo schermo e fumo, tanto fumo e grida di terrore. Nessuno nella hall riesce a capire. Poi una voce ad assordare le menti. Un altro aereo! My God! Un altro aereo! Quella voce mi fa realizzare quello che sta succedendo. Il panico che si avverte in quelle poche parole è concreto, quasi tangibile. Il replay conferma l'orrore. Alcune persone nell'albergo, a migliaia di chilometri da dove tutto ciò sta avvenendo, cominciano a piangere sommessamente, in rispettoso cordoglio. Rimane un che di strano nella diretta televisiva. Sembra tutto irreale, ovattato e distaccato negli occhi e nella mente. Solo l'emozione pare palpabile, concreta, collettiva. Pathos. Un bambino abbracciato alla madre attira la mia attenzione.
I lineamenti tipicamente medio orientali e il vestiario lacero e sporco mi fanno capire che è uno dei tanti figli di Beirut, entrato nell'albergo internazionale per la grandezza dell'evento. I suoi occhi sono terrorizzati, occhi che hanno visto per tutta la loro esistenza solo dolore, esplosioni e lutti, ora sbarrati dalla paura, ma non sconfitti. Mi sta guardando fisso. Chissà se avrà un padre o se è uno dei tanti orfani di questa guerra civile decennale. Avrà, sì e no, 10 anni. Mi si avvicina tendendo la mano. Imbarazzato la stringo con la mia. È lui a rompere il silenzio. Sono proprio crudeli questi americani. Mi lascia allibito, incapace di replicare. Poi, finalmente, assimilo le parole e comprendo in che razza di mondo viviamo. Finalmente piango anch'io.